Ciao a tutti, questo è 21esimo ed è anche ultimo video sul viaggio in Giappone dopo 5 anni. Io e mio marito siamo a Tokyo e in questo video vi farò vedere una zona molto conosciuta per i fiori di ciliegio. È un santuario shintoista che si chiama Yasukuni Jinja, è nostra trattoria preferita di Tokyo. Arriviamo alla fermata di metro che si chiama Kudanshita. Abbiamo visitato questo posto il 27 di marzo del 2023 e fortunatamente questo anno sono fioriti i ciliegi con 4 o 5 giorni di anticipo rispetto al solito. Così abbiamo potuto godere la fioritura di ciliegio ed è stato un momento molto speciale. Perché siamo tornati in Giappone dopo 5 anni, ma in passato andavamo in Giappone di solito in inverno. Solo una volta, 20 anni fa, ci è capitato di vedere la fioritura dei ciliegi a Tokyo. In più venire a questo posto in periodo della fioritura di ciliegio è la prima volta, nonostante che vivevo a Tokyo per 2 anni quando ero molto giovane. È un posto di cui ho sentito parlare sempre molto bene per lo spettacolo della fioritura dei ciliegi. È possibile anche noleggiare delle piccole barche a remi per fare dei giri, ma abbiamo visto una coda di un centinaio di persone che aspettavano rigorosamente il loro turno e abbiamo rinunciato alla barca e abbiamo continuato la nostra lunga passeggiata sotto questi meravigliosi ciliegi. Da Kudanshita spostiamo a Monzen Nakacho. Monzen Nakacho è un sobborgo popolare di Tokyo, come tante altre zone a est di Tokyo. Il quartiere è popolare per il suo santuario shintoista che si chiama Tomioka Hachiman-gu. Noi qui 5 anni fa abbiamo trovato la nostra trattoria di pesce preferita che si chiama Uosan Sakaba. La loro attività è stata iniziata nel 1955 da un venditore di pesce che si riforniva dal mercato di Tsukiji. Con la richiesta dei clienti piano piano è diventata una vera e propria izakaya, dove poter bere il sake o la birra gustando ottime pietanze a base di pesce freschissimo. Qui il tempo sembra essersi fermato a 68 anni fa, gli arredi, lo stile e l'atmosfera sono esattamente quelli di quella epoca. Uosan Sakaba è una izakaya che si sviluppa su 3 piani
apre dalle 4 di pomeriggio fino alle 10 di sera. Fuori c'è sempre la fila di gente che attende di essere chiamata all'interno dal personale. Io e mio marito, essendo in 2, ci fanno accomodare al bancone al piano terra, ma se siamo un gruppetto di più di 3 persone ci avrebbe accomodato ai piani superiori dove ci sono i tavoli. Il termine izakaya è composto dalle parole restare, sake, in questo caso la bevanda alcolica, un negozio. L'izakaya è un tipico locale giapponese in cui ci servono le bevande alcoliche e tanti diversi piatti. Un mix tra tapas bar, pub, taverna e trattoria. Quello più vicino è fra Baccaro Veneziano e un'osteria veneziana. Ma la differenza è che ci sono tanti tipi di izakaya. L'izakaya elegante, l'izakaya meno elegante, Taishu Izakaya oppure Taishu Sakaba, che sarebbero delle trattorie popolari e informali dove si possono bere e mangiare con i prezzi molto ragionevoli. E in ultimi anni sono nati nuove categorie di izakaya che si chiamano Neo Izakaya o Neo Taishu Sakaba, che sarebbero izakaya con mix di epoca moderna e epoca retro. Questa nostra trattoria preferita di Tokyo, che si chiama Uosan Sakaba, entra nella categoria di Taishu Sakaba. Se andiamo in qualche città del Giappone, mi piace anzitutto fare una ricerca su internet, una trattoria del ramen buono, e mi piace anche fare una ricerca scrivendo Taishu Sakaba, così riesco a trovare un tipo di izakaya che spesso ha un'attività da 50 anni, a volte da 100 anni. Ed è un posto molto impegnativo per i turisti stranieri perché non hanno il menu in lingua straniera e a volte non hanno neanche proprio il menu di carta, come questo posto. Hanno il menu attaccato sul muro solo in giapponese e non possono entrare né i bambini né i ragazzi sotto 20 anni, perché è un posto che anzitutto dove si gode a bere le bevande alcoliche mangiando i piatti che si sposano bene. Se qualcuno di voi un giorno andrà a Uosan Sakaba o ad un altro Taishu Sakaba, vi consiglio di andare con un giapponese che può aiutarvi con le ordinazioni, oppure ordinate la birra o sake caldo o freddo e per il cibo guardate altri clienti cosa stanno mangiando e indicateli e fate sapere ai personali cosa volete. Invece per gli stranieri è comodissimo izakaya di catena che hanno il menu con le foto e a volte anche in inglese. Adoro Taishu Sakaba storica perché anzitutto è molto affidabile il fatto che le loro attività durino più di 30 o 50 anni. Vuol dire che la maggior parte dei loro clienti sono quelli abituali e per non farli scappare i loro clienti devono offrire i piatti freschi e buoni con i prezzi ragionevoli. In più il locale è affascinante esteticamente, con il legno vissuto e gli attrezzi vissuti. Ogni cosa che vedo mi fanno viaggiare nel tempo. E mi piace stare in mezzo di queste persone che sono esperti di questo genere di posto e hanno una loro maniera di ordinare e mangiare e se ne vanno. Spesso entrano da soli e si godono il loro momento. A Uosan Sakaba, dopo che siamo seduti, decidiamo subito cosa bere, la birra o il sake. E la birra scegliendo fra la bottiglia grande o la birra cruda alla spina. E appena il personale è libero chiamiamo e ordiniamo. In poco tempo arrivano le bevande, in quel momento ordiniamo subito un paio di sashimi che sono loro specialità. Essendo ex venditore di pesce, la scelta di sashimi è infinita. Ci sono il tonno parte magro, il tonno parte medio grasso, il tonno grasso, la orata, la ricciola, amaebi che sono i gamberetti dolci, i sugarelli,
le sardine, il riccio di mare, i calamari e diversi tipi di conchiglie, e poi ci sono i diversi pesci grigliati, alcuni pesci fritti impanati come le ostriche, i sugarelli, le sardine, i gamberoni, la tempura di tantissimi tipi di pesce, un piattino di alghe mozuku sotto aceto, rappadaikon in umido, la zuppa di pesce con il tofu. Tornando al discorso come ordinare, dopo che si ordina le bevande alcoliche, si ordina un paio di sashimi, che è quasi obbligatorio, quello che ho capito. Quando stiamo finendo di mangiare i sashimi, ordiniamo altri piatti, chiamando il personale che di solito c'è vicinissimo da noi, ma è molto impegnato, quindi cerchiamo di capire il momento giusto. Noi esempio, prima abbiamo ordinato 2 birre crude alla spina gigante, come quelle che bevono i tedeschi o irlandesi, e abbiamo ordinato subito i sashimi di tonno parte magro e di sugarelli, dopo un po' i sashimi di calamari e i gamberetti dolci. Mano a mano che finiamo di mangiare, il personale porta via i piatti, così si libera il spazio per prossimi piatti. Dopo abbiamo ordinato kaki furai, che sono le ostriche fritte impanate, rappadaikon e il tonnetto in umido, il salmone grigliato parte grassa, la orata rossa grigliata. Ho ordinato anche una bottiglia grande di birra. Abbiamo speso il totale circa 8.000 yen, sarebbe 57 euro. Si paga solo con i contanti e non accettano la carta di credito. Insomma, questo posto è letteralmente un paradiso o quasi un santuario per chi ama i pesci. I sashimi sono incredibilmente freschissimi e altri piatti fritti fanno esaltare ancora la loro freschezza e il loro profumo del mare. Il piatto di pesce in umido o la zuppa si possono godere il loro sapore che è uscito nel brodo. Abbiamo sognato per 5 anni di tornare a Uosan Sakaba e diciamo che abbiamo chiuso con miglior modo la ultima serata del nostro viaggio in Giappone. Eravamo davvero soddisfatti e felici. Il giorno dopo, in aeroporto di Haneda di Tokyo, avevamo un'occasione di poter mangiare l'ultimo pasto prima di salire sull'aereo per tornare in Italia. Io ovviamente ho scelto bel piatto di tsukemen, che sarebbe il ramen con la zuppa a parte. Invece mio marito ha scelto bel piatto di sushimisti. Questo ultimo video sul viaggio in Giappone termina qui. Se vi è piaciuto cliccate mi piace e iscrivetevi al mio canale se siete amanti del Giappone e della cucina giapponese. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Al prossimo video tornerò a pubblicare video ricette e la prossima video ricetta sarà maguro zukedon, che è una scodella di riso bianco ricoperta di fettine di tonno crudo marinato con una salsa a base di salsa di soia. Ci vediamo presto, ciao a tutti!